Era successo. Il peggiore tra i miei incubi stava diventando realtà. Ero diventato un ambientalista. Cosa ne sarebbe stato delle mie certezze, delle mie abitudini? Avrei smesso di mangiare sushi all you can eat perché è poco sostenibile? Avrei prediletto ragazze con la ricrescita sulle ascelle. Avrei messo vele in canapa invece di poliestere. Non ha senso. Avessi saputo che il prezzo da pagare per attraversare un oceano fosse stato questo, avrei mollato molto prima. Qualcuno sostiene che la conoscenza meteorologica della rotta valga più delle abilità beliche. Per questo motivo abbiamo scelto di navigare dentro una tempesta. Bugia. Abbiamo aspettato passasse il temporale per navigare lungo il Tirreno e rilasciare in mare le 2 boe per la missione che Lorenzo vuole portare avanti per salvare il pianeta dando informazioni ai suoi amichetti scienziati. In tutto questo sarebbe il caso di evitare di perdere tempo nella navigazione, altrimenti ci si imbatte in mare forza 7. Quanto cazzo è figo navigare, il mare è vita! Guarda che figata! Mi stai graffiando tutta la barca, tu! E il tuo cambiamento climatico! No. Senti, te la butto con tutta la cassa se non ti sbrighi! Nell'episodio precedente, Emma vuole attraversare l'Atlantico con Pampero Seconda e girare un'incredibile docuserie sul cambiamento climatico. Pampero Seconda però parte male, col motore fuori uso. Prova a cercarlo usato ma ci rinuncia e fa un po' di casini finanziari per comprarlo nuovo. Gli serve un equipaggio e trova Lorenzo che in cambio gli chiede di salvare il mondo dal cambiamento climatico con i suoi rilasci boe per la ricerca scientifica. E che cacchio! Un altro bazooka! Ok, abbiamo cambiato nome una volta, lo faremo un'altra volta. Adesso si chiamerà Pampero 2,5. Una tra le cose che più di tutte mi fa uscire di testa riguardo Lorenzo è che lui dà troppo ascolto al suo comandante. Ma veramente è scritto sta cazzata? Con la sottile differenza che il più delle volte scherzo e potrebbe arrivarci anche da solo. Copertura, antenna. Cosa preferisci, un 2-3 o 3-2-1? Lo facciamo in inglese. 3, 2, 1. 3, 2, 1, go! Capite cosa intendo? Si fida di tutte le cazzate che dico. Sono sinceramente preoccupato. Credo che Lorenzo si sia fatto un'idea sbagliata e stia flirtando con me. Potrebbe essere una grande idea sbatterlo fuori dall'equipaggio prima che sia troppo tardi. Vi rinfresco la memoria su questa roba che stiamo buttando in mare. Giuro, se non ti sbrighi la butto in mare spenta! Si tratta di attrezzatura scientifica piena zeppa di sensori che viene rilasciata in coordinate specifiche che fanno in modo che negli anni rimanga più o meno nello stesso punto. Questi strumenti vanno su e giù in diversi chilometri di profondità per anni e anni. Operativo. Ok, 30 metri! E quando arrivano in superficie inviano tutti i dati raccolti. Questi dati servono a scienziati e ricercatori a monitorare il cambiamento climatico e capire cosa diavolo sta succedendo in questa palla di terra e acqua in cui ci troviamo. Che poi di scienziati non so voi, non ne ho mai visto uno in tutta la mia vita, non penso nemmeno esista sta gente. Poi è arrivato Mare Forza 7. La scala arriva a 12, quindi c'era molto margine per navigare senza che accadessero disastri. Bisognava solo star concentrati, conservativi ed ascoltare il suono del mare. E forse ascoltare anche Pampero. Quando navighi abbastanza con la stessa barca, iniziate ad avere una sorta di relazione e dovete comunicare. Tu ti lamenti e lei di certo non ti ascolta. Ma se lei è a lamentarsi, la devi ascoltare decisamente bene. Sei obbligato, come con la tua fidanzatina.
Valutiamo anche se ci conviene prenderlo un po' più in poppa, un po' più oltre, cioè facciamo anche 2 ore in più ma con un'andatura dove siamo più veloci. Ora capisco l'andatura migliore qual è. Se l'albero dovesse spezzarsi, spero di no, ma se dovesse succedere, siamo tutti fermi in pozzetto e ragioniamo sulla base di quello che accade. Ieri sono andati vicino a una situazione davvero spiacevole. Ce ne siamo accorti in tempo. La landa in acciaio a sinistra era leggermente ruotata di qualche grado. Non ho la minima idea di come sia riuscito ad accorgermene a 10 metri di distanza e con oltre 2 metri d'onda. Non ne ho idea, ma se non me ne fossi accorto in tempo e il pezzo d'acciaio si fosse staccato, l'albero si sarebbe spezzato in 2. Ok, se mai accadrà che dovremmo interrompere perché non è più possibile continuare, interromperemo, te lo prometto. Quella volta l'albero non ci crollò in testa per soltanto 6 millimetri. Forza! Ma che cazzo, ma l'avete visto? Mi ha toccato il culo. Solo 6 millimetri. E sarebbe finito il progetto. Non so se noi due da soli possiamo continuare questa avventura. È molto complesso in 2. È molto complesso in 2, soprattutto se uno dei 2 sei tu. Ci servirebbe una ragazza per equilibrare un po' il gruppo, per tenere in ordine. Non era una cosa maschilista, per tenere in ordine dal punto di vista proprio di equilibrio di gruppo, capisci? Nessuno l'ha mai pensato, non ti preoccupare. Anche perché io sono molto come si dice, neutrale, no, inclusivo. Sono inclusivo e sono un ambientalista, ricordatelo. Quindi siamo ambientalisti, perché se ci pensi il concetto degli ambientalisti è divulgare nozioni legate al rispetto dell'ambiente e lo stiamo facendo, siamo ambientalisti. Non è che solo quelli che buttano la vernice al Louvre sono ambientalisti, siamo ambientalisti più di loro e noi buttiamo le boie in mare. E non la vernice sui quadri. A proposito, poi chi le recupera? No, quelle dopo fanno il loro ciclo e... Che bello, andiamo a depositarne un'altra, ti prego! Se si riesce si recuperano, se no restano alla deriva, ma l'impatto che hanno sulla scienza e su tutto è molto più alto del danno che fanno restando lì. Sei sicuro che si può passare da qui? Perché mi sembrano dei binari. Secondo me no, però ci hanno detto di farlo. Ma chi ti ha detto di farlo? La signora dell'edicola. Ma sei scemo? Tu ascolti la signora dell'edicola. La signora dell'edicola. Era chiaro che con soltanto Lorenzo a bordo sarei impazzito. Bisognava espandere l'equipaggio, ma non con gente a caso, perché gente a caso diventa un limite, non un vantaggio. Seguite questo concetto. Allora questa è una catena e questa è la parte più debole della catena, l'anello più debole della catena. La forza di una catena è data dalla forza dell'anello più debole di una catena. Per questo è fondamentale avere in equipaggio le persone giuste e non gente a caso. Abbiamo quindi introdotto a bordo una quota rosa per essere un po' più inclusivi, sostenibili e inclusivi. Che bello usare parole così poco inflazionate. La storia dell'autostop era naturalmente una cazzata, ma ci arrivate anche senza che ve lo dica. Allora... Vabbè, ma tipo devo raccontare che ti ho scritto la mail e tutto? Eh sì, racconta tutto. Vabbè, ma parto dall'inizio allora? Sì. Devo dire ciao, sono Maddalena. Ma di quello che... Vabbè, in sostanza mi ha mandato una mail molto convincente. Ciao Emma, in realtà ti seguo da pochissimo, ma ho visto tutte le tue avventure in mare e mi fanno impazzire. Mi rispecchio molto nella tua filosofia di vita, nelle cose che ti capitano, ma soprattutto per avere idee del cazzo che alla fine sono fighissime, ma nel mentre dici tutto ciò non ha senso. Vabbè, vado al dunque perché già non so se leggerai questa mail. Sono stata via un anno in solitaria a viaggiare in maniera sostenibile. Partendo dall'Europa sono arrivata in America centrale tramite autostop, barca stop, mezzi di trasporto locali. Ogni 100 km percorsi ho piantato un albero con associazioni in Centro America. Ho anche intervistato persone locali sui cambiamenti climatici, il loro rapporto con la natura, ma dato che non porto a termine proprio tutto nella mia vita, non ho mai pubblicato granché. Un mio sogno ora è quello di creare una flotta che va a piantare alberi in giro per il mondo. E guardando i tuoi video mi sono chiesta perché non farlo navigando. Ho più di 5.000 miglia nautiche percorse, patente nautica, ADHD e 1000 idee che mi sembrano fighissime ma fatico a portarle a termine.
Sono Maddalena, ho 24 anni, ready now e vorrei dimostrarti di essere la persona giusta per essere a bordo di Pampero II. PS, non credo tu sia un ambientalista, ma possiamo lavorarci. Io sono già un ambientalista. Al massimo posso guarire e tornare normale. E per inciso, le grandi navigazioni di Maddalena, le sue 5.000 miglia le ha fatte con gente di questo tipo. Quindi fate voi. Sono troppo felice che laverai i piatti d'ora in poi. Che disastro. Con sapone bio. Ma sai che il sapone bio costa tipo 5 volte tanto quello normale? Sostenibili e inclusivi però ci diventi davvero se porti a bordo anche un over 50. Credo che abbiamo capito che quella dell'autostop era giusto una gag. Dunque, allora, io sono Giuseppe, sono un biologo molecolare di formazione e poi sono diventato un navigatore solitario che nel tempo si è convertito alla vela e che poi nel tempo si è convertito al filmmaking in Africa per grosse produzioni internazionali televisive di storia naturale. Insomma, alla fine siamo precipitati. Poi però naturalmente quando uno si mette a percorrere le strade della vita, vattene a pesca dove sono gli incroci e gli scambi del treno. E un bel giorno uno scambio mi ha portato dritto in faccia Ema. E non ho fatto in tempo a dire adesso lo conosco che mi arriva un'email che mi dice «Ehi Giuseppe, ti voglio conoscere!» Esattamente perché siete tutti convinti che io parli in questo modo ridicolo. E dunque un passo tira l'altro, una nocciolina tira l'altra, sono arrivato qui in questo setting eccezionale a piantare alberi. E questo è un po' il motivo per cui sono finito in quella che sembrava un accampamento hippie, a piantare alberi per accontentare Maddalena e le sue missioni filantrope di riforestazione, insieme a Giuseppe il navigatore che si schianta con gli ultraleggeri in Africa. Poi c'è da dire che si trattava della tenuta privata di un amico, perché se ti metti a piantare alberi in giro per i boschi, il corpo forestale ti fa una multa che non basta una raccolta fondi per ripagarla. Via, gattaccio! Hai presente la storia della rana che rimane bollita senza rendersene conto? Non esiste quella storia. E invece io l'ho sentita molte volte. C'è questa rana in una pentola col fornello acceso e l'acqua si inizia a scaldare, solo che lei si abitua pian pianino alla temperatura dell'acqua che sale. Nonostante il fuoco sia acceso non salta fuori dalla pentola perché non si rende conto di quello che sta succedendo, pian pianino si abitua al calore. E allora non fa niente, finché la temperatura sale troppo e lei rimane bollita nella pentola. E così è il cambiamento climatico. Cioè noi abbiamo tanti piccoli fenomeni che stanno creando un problema grande in futuro, che però non riusciamo a toccare con mano in una maniera tale da influenzare la mente delle persone. Finché questi problemi saranno troppo grandi, toccheranno la mente delle persone, ma ormai sarà troppo tardi per rimediare. E quindi è molto difficile riuscire a far capire la portata del problema oggi alle persone. Le persone che se ne sbattono le palle, le capisco. Vi capisco, gente. Non c'è niente di più deprimente e noioso di sapere che sta andando tutto a rotoli. Anche perché se magari ti affacci dal balcone, vedi una bella giornata di sole, vai al mare in pieno ottobre nel Mediterraneo, col profumo di salsedine e temperature strepitose, bisogna proprio sforzare la fantasia per credere che stia per arrivare l'apocalisse. Ci sono argomenti su cui l'unica cosa davvero importante è avere consapevolezza. La consapevolezza del cambiamento climatico ci aiuta a capire cosa sta succedendo. Magari spinge le persone a fare scelte sensate riguardo al futuro, mette pressione su governi e aziende per agire e promuove una cultura che rispetti l'ambiente e il futuro del pianeta. E dal mio punto di vista, il modo migliore per condividere consapevolezza su qualcosa di particolarmente scomodo, il modo migliore per parlare di problemi, è metterci dentro un pizzico di ironia così da far ingoiare più facilmente la pillola a chi ascolta. Ve l'ho detto, siamo ambientalisti. Senti, ho un'idea. Dimmi.
Hai mai usato questa roba, Madda? No, E allora perché sei salita qua sopra? perché voglio provare, bisogna imparare nuove cose sempre. Aspetta, oh mio Dio, mi sembra di essere tipo su un simulatore. Anch'io voglio imparare nuove cose, ma non salgo su un Boeing 737. Sai che penso di essere brava? Non penso che tu sia brava. Perché no, guarda, ho già fatto un buco. Non hai fatto un buco, stai schiacciando cose a caso. Maddalena è una tipa tosta, abbiamo cercato tanto tempo qualcuno che ci accompagnasse in questo viaggio. Ok, non credo che funzioni così sto giochino. Tante delle persone che sono salite a bordo poi per tanti motivi hanno dovuto prendere altre strade, che è una cosa comprensibilissima. Questo equipaggio non è una setta. Questo gruppo è una setta, non è che arrivi e te ne vai quando cazzo vuoi. Tu se arrivi fai una sorta di patto col diavolo, arrivi fino alla fine con noi. Vivo o morto. Pensare che tra 5 anni si può tornare qua e vedere come sono cresciute queste piante è meraviglioso. Poi le piante non sono solo piante che danno ossigeno e catturano anidride carbonica, ma danno frutti, danno cibo, danno lavoro, danno soddisfazione, perché danno soddisfazione. Le coccoli, le curi, un figlioletto. Il cambiamento climatico è una tragedia, non c'è bisogno che lo dica, perché comunque impatta il pianeta non soltanto dal punto di vista ambientale, ma ha ricaduta anche a livello sociale, con il cambiamento della società a tutti i livelli. C'è proprio bisogno di un cambiamento alla base del nostro comportamento, anche nelle piccole cose. Ora voglio dire, un piccolo progetto di mettere gli alberi in un terreno in mezzo alla Sardegna può sembrare una cosa inutile, però veramente moltiplicandolo per centinaia di volte, migliaia, centinaia di migliaia di volte, finisce che il pianeta letteralmente si ricopre di alberi, e questo porta a un pianeta migliore, perché gli alberi sono fondamentali chiaramente per la produzione di ossigeno, per l'assorbimento dell'anidride carbonica nell'atmosfera, per diminuire l'effetto serra. Sono progetti fondamentali questi, e si possono fare con poco, e cambiano le cose. Senti, ma tu oltre a fare sta roba ci capisci qualcosa di navigazione? Perché dovremmo comunque attraversare un oceano. Bene. Possiamo ufficialmente comunicarti in questo momento solenne che sei parte dell'equipaggio. Questo significa che sei di nostra proprietà, non hai più potere decisionale di alcun tipo e niente, laverai i piatti tutti i giorni. Ok. Che figo! Se gli Cazzo, mi ha rompevi stretto davanti veramente in la testa. mano! Non lavoreremo mai più i piatti! Di nuovo una donna a bordo! Qualche giorno dopo Giuseppe ha preso un volo perché a quanto pare aveva del lavoro arretrato da fare. Non credo abbia particolarmente preso sul serio la nostra intenzione di essere un agguerrito equipaggio di ambientalisti che vogliono attraversare un oceano mentre girano una docuserie innovativa puntata sul cambiamento climatico. E poi dicono siano i giovani a non voler fare un... Ma che cazzo è venuto a fare? Se n'è già andato. Ah, tornerà. Un altro volo lo avremmo dovuto prendere anche noi per continuare le riprese del nostro progetto andando a Trieste ad incontrare uno tra gli scienziati italiani più autorevoli del mondo. Sei triste di prendere il tuo secondo aereo in così poco tempo e non salverai più il mondo. Lo salveremo in un altro modo. Maddalena non era granché felice perché le emissioni di CO2 prodotte dalla tratta Cagliari-Trieste, si è fatta davvero sto calcolo, in 1 ora e 45 minuti, Che brava, stai persino inquinando low cost. soltanto quelle che riguardano noi tre, sarebbero state assorbite da quei 100 giovani alberelli in circa 4 mesi. Quelle dell'intero volo invece in 10 anni. Insomma, dicevo, si andava a incontrare il climatologo Filippo Giorgi, che dal 2002 al 2008, quale unico scienziato italiano, ha fatto parte dell'organo esecutivo dell'IPCC, Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, organizzazione vincitrice del Premio Nobel per la Pace nel 2007. Il che mi ha fatto abbastanza incazzare perché lo scienziato Filippo Giorgi è il padre di Lorenzo. Il nostro Lorenzo, proprio lui. E io dico, sai cosa stiamo girando? Tuo padre è un premio Nobel per la pace e me lo dici dopo 2 anni che ci conosciamo. Ma no, ma l'ha vinto con altra gente e poi non pensavo fosse importante per la narrazione. Certo, perché stiamo facendo una docuserie sul furto di monetine ai casinò. Ma cazzo, stiamo facendo un documentario. Mi fa andare fuori di testa quel ragazzo. La libertà non è poter pagare un conto o comprare un'auto nuova, ma poi perdersi il tramonto. La libertà per me è fare a pugni con me stesso. Fermati, non chiudere questo video perché prima
c'è da ringraziare il grande sponsor di questo progetto, che poi, lo sai, è lo sponsor della maggior parte dei progetti fighi su YouTube e non solo, NordVPN. Adesso sta arrivando il Black Friday e per il Black Friday, insomma, ci si fa dei regali o si fanno dei regali. Per questo ti consiglio finalmente di farti l'offerta NordVPN per il Black Friday, che ti garantisce un grandissimo sconto, nonché 4 mesi sui piani biennali. Mica poco, ragazzi, 4 mesi, 4. In più, con Threat Protection Pro avrai la massima sicurezza per quanto riguarda phishing, malware, siti web fake e tutto quello che può mettere a repentaglio la tua sicurezza, perché insomma perdere le credenziali d'accesso per i tuoi account non è poi così piacevole, soprattutto se si parla magari del tuo account principale lavorativo, del conto corrente bancario, un disastro, amici. Quindi fate in modo di essere dei pirati consapevoli ed evitare che qualcuno si possa approfittare di voi. Avete un link in descrizione dove potete registrarvi, fare tutto quello che serve. Vi abbraccio, ciao!